L'uomo deve lavorare sodo, sudare e guadagnare onestamente. Coloro invece che si arricchiscono rubando agli altri prima o poi subiranno la punizione divina. Questo è il vero imperativo morale da seguire. Però è altrettanto vero che dimenticare questo insegnamento è una delle caratteristiche principali dell'essere umano. Ciao a tutti lettori Anime Watchers e bentornati su Consigli Anime Manga, la rubrica di Wikos in cui si parla in poco tempo di anime e manga per tutti coloro che sono curiosi di scoprire opere nuove. Io sono Nikki D e in questo episodio parleremo di Cowboy Bebop, anime uscito tra il 1998 al 1999 che in Italia andava in onda su MTV. Quest'opera è considerata ormai un classicone, ma molti, soprattutto gli spettatori più giovani, non vi si sono ancora avvicinati perché essendo vecchio ormai non se ne parla praticamente più. Ci troviamo nello spazio nell'anno 2071. In un futuro in cui l'umanità è ormai abituata a viaggiare di pianeta in pianeta e ha costruito varie civiltà per tutte le galassie. Seguiamo le vicende dell'equipaggio del Bebop, la nave spaziale in cui i nostri protagonisti, Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Ed e il cagnolino Hein, viaggiano come cacciatori di taglie, allo scopo di guadagnare abbastanza soldi per poter almeno sopravvivere. Pur avendo un'ambientazione fantascientifica, sembrerà di assistere a una serie di avventure western ambientate nello spazio. In ognuno dei 26 episodi di cui è composto questo anime veniamo catapultati nelle avventure dei nostri protagonisti, che quasi sempre diventano dei piccoli scorci di vita sulle vicende di vari personaggi che loro incontrano, insieme ai loro drammi personali. C'è comunque una trama principale, in cui si esplorano maggiormente le vicende dei nostri protagonisti, ma ci troviamo in una storia di natura principalmente episodica. Più che essere una storia di persone che vogliono crescere e liberarsi dei propri demoni interiori, è il racconto di un gruppo di persone, principalmente adulte, che hanno ormai imparato ad andare avanti con le proprie vite convivendo con quelli che erano i loro traumi. È evidente che non sia un tipo di anime che piacerà a tutti, poiché non avendo un così chiaro obiettivo verso cui procede la storia, mancherà per molti spettatori la spinta a continuare a seguirlo. Fu lo stesso per me quando lo guardai la prima volta. Essendo abituato a manga e anime diversi procedevo molto a rilento e lo guardavo con un certo distacco. Eppure quando arrivai agli ultimi episodi mi resi conto che qualcosa aveva comunque risuonato in me. Può essere anche che sia perché quando lo vidi la prima volta ero appena uscito dal liceo e quindi questi drammi più adulti non facevano ancora parte del mio immaginario. Continuo a preferire di gran lunga le storie più focalizzate sulla trama, ma grazie anche a Cowboy Bebop ho iniziato ad apprezzare di più anche i racconti episodici, sia nei manga sia in altri media. Manga o anime? Anche qui è un po' come in Psycho Pass, è stato fatto prima l'anime e poi hanno fatto degli adattamenti manga. Questo però è un caso ulteriormente particolare, perché il primo adattamento, Cowboy Bebop Shooting Star, è una riscrittura alternativa della storia dell'anime, mentre il secondo, chiamato solo Cowboy Bebop, è uno spin-off, cosa che avrei voluto sapere anch'io quando lo lessi la prima volta. Pensavo si trattasse dell'opera originale e quindi l'avevo letto prima ancora di vedere l'anime. Mi lasciò abbastanza confuso perché non capii bene dove volessero arrivare. Si tratta di altre piccole avventure dell'equipaggio del Bebop. Niente che vada a interferire con la trama principale, però niente che ti faccia capire bene di che cosa si parla effettivamente in questo anime. Per cui, se volete la storia originale, l'unica scelta possibile è l'anime. Anche per questa volta abbiamo finito. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate. Se non l'avete visto ditemi se vi siete incuriositi, se l'avete visto ditemi che cosa ne pensate di questo grande classico e se vi può interessare un video più approfondito su storia, tematiche e personaggi. Scrivetemi anche se avete altre richieste su manga e anime di cui vorreste sentir parlare o comunque che vorreste consigliare ad altri. Io sono Nikki D e noi ci vediamo al prossimo episodio di Consigli Anime Manga. See you Space Cowboy!